Gli orologi solari sono un antico dispositivo per la misurazione del tempo, grazie alle ombre prodotte dalla luce solare. Questo antichissimo sapere viene chiamato gnomonica ed il termine deriva dalla parola gnomone, che è quella piccola asta che proietta l'ombra sull'orologio e ne permette la lettura all'interno del reticolo delle linee sul quadrante. In passato il tempo era un concetto tutt'altro che universale. In ogni luogo e in ogni epoca era letto e misurato in maniera differente e dipendeva strettamente dalla latitudine delle località in cui ci si trovava, a causa della differente inclinazione dei raggi solari rispetto al piano dell'orizzonte locale. Per i greci ed i romani il giorno, ovvero l'intervallo di tempo tra alba e tramonto, era diviso in 12 parti che rappresentavano le ore, che però venivano chiamate temporali o anche diseguali, in quanto avevano differente durata a seconda del periodo dell'anno. Infatti, al solstizio invernale, cioè il giorno con il minor numero di ore di luce, un'ora durava circa 45 minuti, a differenza del giorno con il maggior numero di ore, il solstizio d'estate, in cui un'ora durava circa 75 minuti. Passiamo ad osservare meglio i nostri orologi. Il primo è stato rinvenuto nel 1854 nelle Terme Stabiane di Pompei. Probabilmente serviva a gestire i turni d'ingresso annunciati dal suono di una campanella dopo che un servo avesse osservato l'ora sull'orologio solare. Osserviamo il reticolo delle linee sul quadrante. Ci sono 3 curve intersecate da una rete di altre linee convergenti verso lo gnomone. Queste 3 curve sono dette diurne, perché percorse dall'ombra dello gnomone durante il corso di quella specifica giornata. Quella coincidente con il bordo inferiore del quadrante misura il tempo nel giorno del solstizio estivo, dunque indica la data del 21 giugno. La curva circolare intermedia è invece quella relativa al 21 marzo ed al 23 settembre, rispettivamente equinozio di primavera e di autunno. Il termine equinozio deriva infatti da equinox, ad indicare che in quei 2 giorni si ha un uguale numero di ore di luce e di buio. La curva superiore evidenzia invece il percorso tracciato dall'estremità dell'ombra dello gnomone nel giorno del 21 dicembre, solstizio d'inverno. Le curve dei solstizi e degli equinozi risultano divise ciascuna in 12 parti e le linee orarie sono ottenute congiungendo le corrispondenti partizioni dei 3 circoli diurni. Proprio tale procedura determinava che l'intervallo tra 2 linee successive, e dunque la durata di un'ora, crescesse da 45 minuti circa in inverno fino a 75 minuti d'estate. Il sistema cronometrico delle ore diseguali è stato profondamente radicato fino al 1500 in tutte le civiltà del passato, scandendo in particolare i tempi di esecuzione delle più importanti preghiere così distribuiti: all'alba le lodi o anche preghiere del mattino, all'ora prima, all'ora terza, alla sesta, mezzogiorno e alla nona. Il secondo orologio è caratterizzato alla base da 2 piedi zoomorfi, che si raccordano ad un singolare quanto raro quadrante, il cui funzionamento non si basava sull'ombra creata dallo gnomone, bensì da un foro sommitale che, attraversato dalla luce, proiettava una piccola ellisse luminosa sulle linee orarie diurne. Oggi non è più visibile perché questa parte è crollata. Ti va di provare a leggere l'ora su questo orologio? La curva su cui è proiettata la luce è quella intermedia, dunque quella che indica i giorni degli equinozi. Delle linee che indicano le ore, la luce è proiettata sulla sesta. È la sesta ora che indica il mezzogiorno sia del 21 marzo che del 23 settembre. Affascinante, vero, che tali strumenti siano ancora in grado di misurare il tempo se opportunamente restaurati? È il fascino che ancora oggi si prova nell'osservazione dell'eterna ciclicità dei moti celesti. Gli orologi solari possono essere considerati un naturale luogo di incontro di arte, filosofia, geometria, geografia, fisica ed astronomia. Lo testimonia il mosaico dei 7 sapienti, o Accademia di Platone, in opus tessellatum, realizzato con tessere di marmo e pasta vitrea, dove troviamo proprio raffigurato un orologio solare conico come quelli precedentemente illustrati. Il mosaico raffigura 7 uomini maturi e barbati, coperti dal mantello, l'imation, indossato nell'inconfondibile maniera dei filosofi ed oratori dell'antica Grecia classica. Gli uomini sono riuniti in un'area all'aperto. Secondo alcuni studiosi, vista la presenza del platano e della cittadella fortificata in lontananza sullo sfondo a destra, ci troviamo nei sobborghi di Atene, più precisamente nel parco pubblico voluto da Cimone,
chiamato Accademia, dall'originario giardino di Academos, poi divenuto il giardino dove Platone istituì la sua scuola di filosofia. Infatti da quel luogo era possibile ammirare il lato nord dell'Acropoli, che in tal caso può essere riconosciuta nel paesaggio in alto a destra. Gli sguardi di alcuni dei saggi, ed anche dello spettatore, sono catturati dalla sfera armillare, posta in una cassetta sul pavimento, che è la rappresentazione della sfera celeste inventata da Eratostene nel 255 a.C., mediante un fitto reticolo di meridiani e paralleli. È opportuno notare che l'orologio solare e la sfera armillare sono entrambi allineati lungo l'asse verticale della scena. Tra i protagonisti del mosaico sono stati riconosciuti Lisia e Platone. Lisia è colto nell'atto di discutere con l'uomo alla sua destra, avvolto in un mantello dorato poggiato sulla spalla, con una benda tra i capelli come i sovrani ellenistici. Platone, invece, con una bacchetta indica la sfera armillare posta a terra e sembra esporre un teorema agli altri che ascoltano assorti, mostrando attenzione o addirittura perplessità, portando la mano al mento come l'uomo seduto nei pressi della colonna. Alcuni storici hanno riconosciuto Aristotele nel personaggio a destra che stringe un rotolo di papiro ed è nell'atto di andar via. Scoperto nel 1897 a Pompei, nella villa di Titus Siminius Stephanus, il mosaico potrebbe alludere agli interessi letterari e filosofici del proprietario della domus.